Vediamo ora un attrezzo che permette letteralmente di dipingere con le fibre. La blending board. Si tratta di una tavolozza su cui è fissato un tappeto dagli aghi curvi, uguale a quello delle cardatrici o delle spazzole. Su uno dei due lati viene montata una maniglia per poter tenere salda la tavola durante il lavoro. Per inserire le fibre ci aiuteremo con una spazzolina simile a quelle per animali o con un pennello piatto e robusto. Andiamo a inserire i primi ciuffi di fibra facendo attenzione a non graffiare le mani, all'inizio purtroppo succede di frequente. Il prodotto che si estrae dalla tavolozza di fatto è un tappeto di fibre di quantità inferiore rispetto alla cardatrice, ma con una composizione più semplice da controllare e realizzare. Dopo aver inserito parte della fibra, spazzoliamo nel senso della lunghezza per farla scendere alla base degli aghi, in modo da avere spazio per riempire la tavola con uno strato di fibre abbastanza spesso. Ricordiamo sempre che più sottili saranno gli strati di ogni fibra o colore inseriti e più si mescoleranno gli uni con gli altri e viceversa. Ricordiamo di lasciare che le fibre escano dal nostro tappeto in fondo alla tavola di qualche centimetro, questo sarà molto utile per estrarre la composizione. Per estrarre le fibre dalla tavolozza ci servono due bastoncini come questi. Li posizioniamo sopra e sotto le fibre che abbiamo lasciato uscire dal lato inferiore della tavola e mantenendoli ben stretti tiriamo verso l'alto gradatamente. Poi iniziamo ad arrotolare le fibre procedendo verso il lato superiore della tavola, facendo molta attenzione a non creare un cilindro troppo stretto, perché sarebbe difficile da filare. Una volta estratta tutta la fibra, facciamo fuoriuscire i bastoncini e avremo la miscela pronta per essere filata. I pettini per il blending sono dotati, come vediamo, di lunghi aghi, che hanno spessore e spaziatura differenti a seconda della finezza delle fibre che vogliamo mescolare, analogamente ai tappeti delle cardatrici e delle spazzole per cardare. Questi attrezzi sono utili per miscelare piccole quantità di fibre, per fare dei test o soprattutto per separare le fibre lunghe dal sottovello. È interessante ad esempio considerare che a differenza della cardatura la pettinatura raddrizza e direziona molto di più le fibre ed è la preparazione più utile per realizzare un filato più robusto e durevole, come tutti i pettinati detti anche worsted. In questo video vediamo un'applicazione divertente della pettinatura che ci mostra anche il potere delle combinazioni dei colori. Inseriamo le fibre su uno dei pettini in modo che resti circa 1 cm sul lato opposto all'impugnatura e il resto ben direzionato dall'altra parte. Abbiamo scelto di usare uno strato di giallo e uno di blu, uno sopra l'altro. Ora teniamo il pettine pieno rivolto verso l'alto e passiamo il pettine vuoto tra le fibre di traverso, sempre più in profondità avvicinandoci ad ogni passata agli aghi pieni. Vediamo che le fibre passate sul secondo pettine si stanno miscelando. Ora possiamo decidere se proseguire e mescolare ancora i colori, sostituendo il pettine pieno con quello che si è svuotato. In questa fase può essere interessante anche aggiungere una fibra a contrasto per dare magari un tocco di lucentezza, con seta o angelina. Nel nostro progetto andiamo avanti con qualche altra passata e vedremo che partendo da giallo e blu sovrapposti abbiamo ottenuto un bel verde profondo. Estraiamo le fibre dal pettine o filiamole direttamente tenendolo tra le ginocchia per vedere se il risultato ci soddisfa. L'Ecol ha una funzione simile ai pettini, sia per la separazione della peluria e dei sottopeli dalle fibre lunghe, sia per la miscela di colori in sequenza. Iniziamo quindi a prepararci un buon assortimento di fibre e colori diversi a portata di mano. Poi inseriamo da un'estremità i primi ciuffi della punta degli aghi verso il basso e andiamo avanti per tutta la lunghezza della rastrelliera. Come nella cardatura, ricordiamo che se desideriamo miscelare le fibre, per ottenere un colore omogeneo e sfumato, è meglio inserirne piccole quantità alla volta.
in modo da dover fare meno passaggi. Dopo aver completato la prima fila, proseguiamo poi a riempire in strati successivi, evitando di sovraccaricare il nostro attrezzo. Per estrarre il blend utilizziamo un piccolo disco forato, il DIS, che inseriamo in un ciuffo di fibre rigirandolo un paio di volte per ancorarlo e che poi andremo delicatamente a tirare verso di noi, facendolo contemporaneamente scorrere lungo la rastrelliera, avanti e indietro, finché non avremo esaurito tutte le fibre. Quando avremo acquisito un po' di esperienza, sapremo ottenere un nastro continuo di fibre miscelate grazie al DIS. Consideriamo che è molto probabile che resti un residuo tra gli aghi, specialmente se abbiamo usato fibre corte. Osservando il nostro blend prodotto, capiremo subito che la sequenza in cui posizioniamo le fibre sull'ECOL determina il modo in cui le stesse si dispongono poi nel cosiddetto roving.